Ciao a tutti e benvenuti di nuovo su Celebrita dalla Turchia. Se vi piacciono le storie più intime e toccanti sulle vostre stelle preferite, ricordate di sostenere il canale con un like, un'iscrizione e, se vi va, entrando a far parte della nostra community. Oggi condividiamo un racconto che ha attraversato gli schermi per arrivare dritto al cuore. La quieta sofferenza e l'amore mai detto fino in fondo di Demet Özdemir, legato a una sola persona, ha un nome che per lei ha significato promessa e tempesta, nostalgia e possibilità, Can Yaman. Per anni Demet ha scelto il silenzio, una pausa deliberata dagli echi più indiscreti del clamore. Non era freddezza, non era distanza, era un modo per proteggere quello che le restava dentro, un luogo segreto in cui custodire ricordi, parole non pronunciate, progetti sospesi. In quel silenzio stava la sua fortezza, il rifugio contro gli sguardi che avrebbero potuto fraintendere, contro i titoli troppo facili, contro la tentazione di trasformare un cuore in un copione lucido. Quel silenzio ha retto a lungo, fino a quando, in un'intervista recente, la sua voce ha tremato appena e il velo si è sollevato. Ha raccontato una verità semplice eppure capace di far vibrare la stanza e i social, di scuotere chi guarda da lontano credendo di sapere già tutto. Con un filo di voce, Demet ha lasciato cadere una frase che ha colpito come una freccia: volevo sposare solo lui. Se non se ne fosse andato, oggi saremmo ancora insieme. Non c'era enfasi teatrale, non c'era pianto ostentato. C'era l'essenziale. C'era un amore che non ha trovato il modo di compiersi, un futuro disegnato a matita che qualcuno ha sfumato con un gesto che non ha chiesto permesso. Le sue parole hanno svelato quel che spesso rimane dietro la fotografia perfetta. La donna oltre la star, la persona che ha amato e che si è ritrovata a fare i conti con un vuoto non rumoroso, ma capace di durare. Per mesi Demet ha evitato con garbo ogni domanda su Can Yaman, sorrideva senza permettere alla voce di inciampare nei ricordi, spostava l'attenzione sui progetti, sui set, sulle giornate piene. Sotto, però, la verità aspettava il suo momento. Amici molto vicini, con un affetto che non cerca titoli né approvazioni, hanno lasciato trapelare un'immagine diversa da quella che riempie le copertine. Nessuno scandalo, niente drammi clamorosi, solo un dolore asciutto, costante, ostinato. Hanno raccontato che, prima di quel passo indietro che ha cambiato tutto, c'era già quasi tutto. Prove d'abito, sopralluoghi, canzoni ascoltate in auto per scegliere il primo ballo, il profumo del mare come cornice ideale di una giornata che sembrava lì, a portata di mano. Era tutto pronto, ha detto una persona di fiducia. Mancava soltanto il coraggio di fare l'ultimo passo insieme. E invece, quel passo non è arrivato. Lui è andato via. E con lui, se n'è andata una parte di lei che non aveva mai avuto bisogno di farsi notare per esistere. Durante l'intervista, Demet non ha cercato scuse e non ha mosso accuse. Ha preso quei giorni e li ha raccontati con un tono in cui convivevano malinconia e accettazione, come quando metti in ordine un cassetto che continuava a restare socchiuso. Ha parlato di una cerimonia immaginata sulla riva, delle luci calde contro il tramonto, della musica che avrebbe fatto sorridere gli invitati e sciogliere la tensione, dello sguardo di Can che sperava di incrociare proprio nel momento in cui pronunciare sì avrebbe significato promettere un futuro semplice e complesso allo stesso tempo. E poi ha descritto l'istante che ha spezzato il ritmo: nessun addio plateale, nessun litigio pubblico. Un giorno, semplicemente, lui se n'è andato. Non c'erano parole di chiusura, non c'erano spiegazioni chiare, soltanto un vuoto che ha preso la forma di tutto ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. È andato via, ha sussurrato. E con lui è andato via il mio domani. In quel racconto non c'era la stella abituata ai set e ai riflettori. C'era la donna che regge lo sguardo, che sa mostrarsi vulnerabile senza cedere al compiacimento. Era un promemoria per tutti. Dietro la fama c'è un cuore che batte, dietro il sorriso che vediamo in foto ci sono scelte più difficili, paure che non chiedono applausi e coraggio che cresce in silenzio. E proprio quando la quiete sembrava aver trovato la sua misura, il tempo ha avuto un sussulto. Perché, mesi dopo, Can ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava davvero: le ha chiesto di sposarlo. Non nascosto, non tra pochi, non con parole sussurrate dietro le quinte.
Un gesto aperto, pubblico, come se volesse fermare il mondo per ricominciare dal punto in cui l'avevano interrotto. Dimet ha ammesso di aver vacillato. Dentro di lei due voci si sono accese insieme. Una, la più antica, le diceva di correre, di stringerlo, di accogliere quel futuro finalmente possibile. L'altra, lucida e severa, ricordava ogni singolo giorno che aveva portato sulle spalle per arrivare a quella tregua fragile con se stessa. Una parte di me voleva abbracciarlo, ha confidato. L'altra, con la stessa forza, gridava che era tardi. Non c'erano buoni o cattivi in quella scena. C'era il tempo che, quando lo lasci scappare, torna quasi sempre con un prezzo da pagare. Con la stessa sincerità che l'aveva condotta a parlare, Dimet ha aggiunto, non lo accuso. Forse ha fatto ciò che allora gli sembrava giusto. Ma ho anche il diritto di dire che, se non se ne fosse andato, oggi sarei con lui. Perché, anche se a volte l'ho negato, volevo sposare solo lui. Le sue parole hanno acceso i social come una miccia che nessuno sapeva di tenere in mano. I commenti sono esplosi non solo per curiosità, ma per empatia. C'erano messaggi di chi conosce troppo bene l'addio senza preavviso, di chi ha vissuto il silenzio di un telefono che non squilla, di chi, in quella confessione, ha ritrovato un pezzo della propria storia. Qualcuno ha scritto che in quella voce tremante c'era l'eco di chi ama davvero, di chi resta quando sarebbe più semplice andarsene. E c'è stato anche chi ha riletto il lavoro di Dimet con occhi nuovi, la sua interpretazione in Dodou Nevu Kaderindir, così come in altri progetti, ha ricevuto una nuova ondata di riconoscimento, come se il pubblico avesse improvvisamente intravisto l'origine di quella profondità emotiva che sul set sembrava istintiva e naturale. L'arte, a volte, pesca in un mare che non si vede. Malgrado tutto, Dimet non ha voluto chiudere il racconto come si chiudono certi romanzi. Ha lasciato sul tavolo un filo di speranza, sottile ma testardo. Il vero amore non si perde, ha detto. Impara ad aspettare. Subito dopo, però, ha riconosciuto che non sa se desidera davvero che quell'amore torni. Perché la memoria è forte, il desiderio sa essere tenace, ma la dignità ha imparato a chiedere ascolto. E da parte sua, Khan è rimasto silenzioso di fronte al pubblico. Nessuna replica, nessun botta e risposta. Tuttavia, fonti molto vicine sostengono che abbia cercato di riavvicinarsi con cautela, come chi intuisce che adesso le parole non bastano più. Contano i gesti, sussurrano in molti. E i gesti, quando sono veri, parlano piano ma arrivano lontano. La storia di Dimet Özdemir e Can Yaman, così, è diventata qualcosa di più di un racconto di celebrità. È una piccola lezione su come il tempo interagisca con la vulnerabilità e su quanto siano delicate le occasioni perdute. Mostra che anche l'amore più forte può incrinarsi se lo si lascia solo, che la distanza, quando la riempi di silenzio, corrode tutto quello che avrebbe potuto crescere. E dice una verità che fa male a tutti, famosi e non c'è nulla di più triste che essere pronti ad amare mentre la persona di fronte a te ha già deciso di andare via. In quell'ultima frase si chiudeva l'intervista, non la storia. Perché ciò che resta nei giorni successivi sono gli sguardi che si cercano nei ricordi, i messaggi mai inviati, le promesse riposte in un cassetto. E ciò che si apre, insieme alla malinconia, è uno spazio nuovo, fragile, in cui potrebbero entrare il perdono, la responsabilità, o semplicemente la pace. Oggi Dimet cammina con passo più sicuro, senza dover dimostrare niente a nessuno. Ha imparato che la forza non si misura nelle dichiarazioni rumorose ma nella capacità di restare in piedi quando tutto chiede una resa. Chi la conosce dice che il suo sorriso è cambiato, è più dolce e insieme più consapevole. E chi la segue la vede capace di portare la sua storia nella recitazione senza farsi definire da essa, perché le ferite non sono etichette, sono origini. Dall'altra parte, Khan continua a essere un simbolo di carisma e determinazione. Il pubblico lo osserva e si chiede se, lontano dai set, stia costruendo un linguaggio diverso fatto di attenzioni discrete e presenze puntuali. Non servono dichiarazioni per capirlo, spesso i gesti più importanti non fanno rumore. In mezzo a tutto questo, ci siete voi. Chi ascolta e ritrova pezzi di sé in vite che sembrano lontane, chi si sorprende a ricordare il proprio mare,
il proprio vestito mai indossato, la propria canzone scelta e poi messa da parte. Perché le storie che contano sono quelle che parlano a tutti, non solo a chi le vive da protagonista. E questa storia, al di là dei nomi, ha toccato quella corda universale che vibra quando l'amore e il tempo non riescono a camminare insieme alla stessa velocità. Forse è per questo che, nonostante il dolore, le parole di Dimet non hanno avuto il sapore della resa. Avevano piuttosto il profumo di una verità conquistata, la consapevolezza che si può continuare a credere nell'amore senza perdere se stessi. Così restiamo sospesi tra una pagina dolorosa e il desiderio di una pagina nuova. Forse un giorno assisteremo a un ricongiungimento, forse a un incontro diverso, maturo, capace di onorare ciò che è stato senza ripeterne gli errori. O forse, in silenzio, le loro strade sceglieranno direzioni differenti, e in quell'andare nascerà una serenità inattesa. Qualunque cosa accada, questa vicenda resta come una mappa, avverte che le occasioni vanno rispettate, che la comunicazione è un ponte da curare ogni giorno, che l'amore, quando lo si ha, merita il coraggio di essere vissuto e non rinviato. E chissà che proprio da qui non arrivi una nuova bellezza. Voi cosa pensate? Dimet Özdemir e Can Yaman hanno una chance concreta di ripartire, o ci sono ferite che non si lasciano suturare? Raccontatecelo nei commenti e diteci quali star turche vorreste ascoltare nel prossimo episodio. Per altre storie come questa, ricordate di mettere like, iscrivervi e, se vi va, unirvi alla nostra community. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, su Celebrita dalla Turchia.